Perché Ferrari va così lenta in rettilineo? Dobbiamo parlarne, o perlomeno cercare di far chiarezza. Però lo dico subito, non ho né la pretesa né le competenze per affermare con certezza assoluta che ho ragione. Faccio fede ad analisi, a studi personali e anche al fatto che non mi va di dirvi stronzate. Ed è per questo che magari vi invito a valutare l'iscrizione, mi aiutereste. Detto ciò, è vero che Ferrari va meno di Red Bull? Assolutamente no. Anzi, la forza del motore super fast non è assolutamente da mettere in discussione. Solo che, giustamente, dei dubbi nascono confrontando le velocità di punta delle due monoposto. È un dato certo che Red Bull ha dato 15 km/h a Ferrari a Jeddah, in Bahrain, e non è un caso. Dopo spiegherò il perché. Continuiamo un attimo ad analizzare la potenza del motore Ferrari, in quanto questa non la si vede dalla velocità massima, ma lo si evince dalla curva di coppia, ossia da come sale la velocità, quanto tempo impiega un pilota ad aumentare la velocità dando gas. Attenzione però, non deve essere tradotto con Ferrari ha più cavalli, ma sicuramente è un dato. In sostanza, se Charles Leclerc e Max Verstappen partono nello stesso punto e vanno sul gas nello stesso istante di tempo, Leclerc andrebbe un pelo più veloce di Max per poi essere ricucito in rettilineo, poiché come già sappiamo Verstappen ha una velocità di punta maggiore. E quindi ok, abbiamo chiaro che la Red Bull sui rettilinei lunghi sul lungo andare la spunterebbe, ma perché Ferrari va meno sul dritto? Gran parte della risposta la troviamo sul fondo della vettura e sul carico aerodinamico delle monoposto. Ora col Red Bull su questo è molto più brava di Ferrari, possiede un fondo della vettura che crea tantissima deportanza e noi sappiamo benissimo che con questo termine si intende la forza aerodinamica che spinge il veicolo verso il suolo, aumentandone così l'aderenza. Ferrari non è che fa schifo, sia chiaro, ma è costretta a settare la vettura ad altezze diverse. Questa perché è costretta a limitare il porpoising, ossia questo effetto delfino che si manifesta in rettilineo. Ma ne abbiamo già parlato. Ma Tonio, come fai a essere certo di quello che stai dicendo? Da cosa lo capiamo? Dalle scintille che si generano sul fondo della vettura in rettilineo. Red Bull ne fa di più, Ferrari di meno. Molto superficialmente Red Bull è più bassa, Ferrari no. Red Bull sfrutta di più i canali venturi attivando l'effetto suolo e Ferrari di meno. E quindi il grande carico aerodinamico che ha Red Bull permette di optare a configurazioni più scariche sull'ala posteriore, avendo già l'aderenza che gli serve. Può tranquillamente, sempre semplificando, aprirsi a meno attrito con l'aria. Mentre Ferrari, accusando un maggior porpoising rispetto alla RB18, è costretta a caricare di più l'ala posteriore. Altra domanda che può sorgere spontanea: ma non è che Ferrari va più piano in rettilineo poiché ha delle pance più larghe? Guarda quelle di Red Bull, sia in altezza che in larghezza presentano un progetto totalmente diverso, molto più estremizzato alla riduzione. Ferrari invece no. La risposta anche qui è negativa, e per spiegare meglio il perché paragoniamo l'Aston Martin alla Ferrari, un po' come ha fatto Gary Anderson sulla rivista The Race. L'autore dell'articolo mostra come in realtà i sidepods della Ferrari pagano di più anche se hanno una forma più ingombrante, più larga. Questo perché la forma più pronunciata genera un forte outwash. Cosa intendiamo con outwash? Il flusso d'aria che esce, il flusso d'aria uscente, generando così una serie di vortici che sigillano i canali venturi e quindi riducendo anche il porpoising. Con questa analisi noi capiamo anche il perché Mercedes soffre di più il fenomeno del pompaggio, l'effetto delfino. Avendo delle pance meno larghe non riesce a fare quello che fa Ferrari. Il concetto che sta alla base di Mercedes funziona, anche perché pensiamoci, la Mercedes ha una vettura molto alta per cercare di evitare il più possibile la vettura che balla in rettilineo. Eppure, sfruttando meno i canali venturi, va forte come Ferrari. Non è lontana, anzi, mi verrebbe da dire che senza questo fenomeno va forte. E quindi è solo indietro col programma. Non è poco, sia chiaro, ma c'è motivo di pensare anche che può farcela. Ma in questo momento il paragone non lo si può fare tra Ferrari e Mercedes. Per adesso conviene confrontare quelle che sono le due vetture più performanti, Ferrari Red Bull. Ali più cariche, doppio fondo, pance scavate per Ferrari, pance spioventi, ali più scariche. È progetto decisamente più estremo per Red Bull. Due macchine totalmente diverse ma con risultati simili. E sulla carta la RB18 dovrebbe avere grandi margini di miglioramento, poiché sono partiti da un foglio completamente bianco. Ma il team principal Ferrari, Mattia Binotto, dichiara di non temere gli sviluppi e di avere anche qualche asso nella manica. E finora non credo stia deludendo. O no? Bravo.